Ok. Bimbi, state attenti se non vi frusto, scelta del verbo non casuale, parliamo di un libro importante, James di Percival Everett. È un libro che ha già creato una spaccatura, è uscito nel 2024. Però direte voi, che ci frega? Perché non è un libro come gli altri. La domanda è ovviamente perché è importante, perché è da leggere. Allora, facciamo un background. È un libro che ha creato una spaccatura, una virgola nella letteratura, specialmente nella letteratura americana. Che cos'è? Di base è un remake, è un rifacimento di Huckleberry Finn di Mark Twain, che è il romanzo storico più importante della letteratura americana, l'equivalente dei nostri Promessi Sposi. È il romanzo storico che tutti leggono a scuola negli Stati Uniti, è un romanzo che parla proprio di un periodo della guerra civile che viene innestato in una grossa fiaba e c'è un rapporto, e c'è principalmente viene posto il rapporto tra Huckleberry e il suo schiavo nero, quindi il rapporto tra la schiavitù nera, i padroni bianchi, questo è il tema molto pesante, e questo libro che cosa fa? Riracconta, fa un remake di Huckleberry Finn, però dal punto di vista di James, ovvero dello schiavo nero, dello schiavo di Huckleberry, quindi non è più raccontato dal punto di vista di Huckleberry, del ragazzino bianco. Questo libro è l'esempio perfetto di come la letteratura postmoderna, postmodernista, per parafrasare Eco, che è quel movimento letterario che si è innestato negli ultimi decenni, che crede che ormai tutto è già stato scritto e quindi non ci resta che scrivere, riprendere i classici, rielaborarli, destrutturarli, creare nuove strutture, scomporre come nella cucina molecolare gourmet, scomporre quello che è già stato fatto perché è già stato fatto tutto. Quindi questo discorso letterario postmodernista si innesta perfettamente insieme all'idea della cultura woke, della cancel culture che ha investito questi anni, e James è la rappresentazione perfetta. Poi mettete conto che Percival Everett, insieme ad altri scrittori, primo fra tutti Colson Whitehead, è uno di quegli scrittori afroamericani che sta cercando di ridare luce, restituire valore alla cultura afroamericana dall'interno. Questo discorso lo potete ben capire se avete visto il film American Fiction, che è tratto dal suo libro Erasure, e lì c'è il discorso su come la letteratura afroamericana sia stata sempre fortemente stereotipata e ghettizzata e gli scrittori negli ultimi anni afro vogliono ridargli valore. Quindi prendete tutto questo discorso e questo background, prendete Huckleberry Finn, che è considerato il romanzo storico americano per eccellenza, la rappresentazione non plus ultra dell'America, ma prendete anche il fatto che negli ultimi 70 anni è stato, dagli anni 50 in poi, dibattuto perché è un romanzo dove la N-word viene ripetuta 200 volte e non alla yo nigga what the fuck, alla versione rap americana, no, la N-word nigga, yeah, nigga, viene ripetuta in maniera dispregiativa dai bianchi per tutto il tempo perché era quello il periodo storico, ed è stato sempre fortemente criticato Huckleberry Finn per il fatto che ovviamente fosse monocolare, che avesse solo il punto di vista che era quello dell'uomo bianco. E quindi cosa fa? James Percival Everett di base cerca di riscrivere la storia come frutto della cultura woke di questo periodo, cerca di riscrivere, di rielaborare un classico della letteratura dal punto di vista dello schiavo nero di Jim. Easy, facile, ma diventa tutto un altro libro, tutta un'altra cosa. Non è semplicemente una copia, è proprio una ristrutturazione, è cambiare completamente il POV, cambiare completamente il punto di vista. E dagli occhi di Jim, ovviamente, la storia non è più così divertente, umoristica, fiabesca, macchiettistica, picaresca come sembra leggendo l'originale Huckleberry Finn, è molto più sofferente, c'è un umorismo molto più crudele dal punto di vista di Jim, che cerca di scappare per liberarsi dalla schiavitù mentre c'è la guerra civile,
che cerca di ricomprare la sua famiglia, che ovviamente è schiava, gli schiavi sono usati come proprietà, merce di scambio. Ecco, dal punto di vista delle macchiette umoristiche, l'umorismo è molto più crudele, molto più sofferente. Dal punto di vista di Jim, di James, il mondo, lo dice lui stesso, il mondo sembra un Truman Show per bianchi, e per i neri è tutto assurdo, è tutto una sentenza di morte continua, un non sentirsi propri, e poi ci sono le scene anche di delle frustate, le scene dove vengono messi a tacere in maniera brutale gli schiavi neri perché non possono parlare, non possono rivolgersi al padrone bianco, a qualsiasi bianco, anche se non è il loro padrone, se non gli viene data la parola, ma poi le scene delle frustate sono terribili, ma tragica, tragicomica anche quella dove Jim insieme agli altri schiavi neri che stanno cercando di scappare si tinge, fa la white face, no? Il contrario della black face, si tinge di bianco per farsi passare da bianco e quindi sgattaiolare, e alcuni neri si tingono, che viene tutto ribaltato nell'ottica ovviamente di prendere una letteratura, un classico e rivenderla e dire: guarda, c'è stato uno sguardo, c'è stato un punto di vista che non è stato, a cui non è stata data voce nel corso della storia, che è tutto poi il discorso della letteratura afroamericana di questi ultimi anni. C'è stato un punto di vista che non è stato preso in considerazione, e quindi in maniera un po' parodistica, dovete prenderlo in questa maniera, come una parodia di Huckleberry Finn, che però è una parodia crudele e sofferente. In maniera parodistica vi faccio vedere cosa avrebbe provato Jim, cosa sarebbe stato Huckleberry Finn se il protagonista non fosse stato Huckleberry ma James. Ci sia sempre un momento in cui la storia vada sfogliata, vada presa, inquadrata e non revisionata in qualche modo, ma aggiornata, presa da quadrature diverse per contestualizzarla meglio. La cosa più importante del libro, però, quello che fa capire meglio la profondità del libro è la lingua. Per questo motivo vi consiglio, è uno di quei libri che vanno letti in originale, in inglese, perché se lo leggete tradotto, è stato tradotto da poco, perdete l'essenza primaria del libro, che si basa tutto sulla lingua. Poi potete leggerlo tradotto, però cercate di prendere, se potete, qualche dialogo in originale, fondo il libro. Perché vi parlo della lingua? Adesso vi faccio qualche esempio, ce ne sono centinaia, ma ve ne faccio alcune. Perché tutto il discorso della differenza di genere, della differenza esistenziale più che di genere, della differenza esistenziale che c'è tra Jim ed Huckleberry, tra i neri e i bianchi, si concentra tutto sulla lingua. Per tutto il libro Percival Everett fa praticamente una ricostruzione storica del modo di parlare degli afroamericani in quegli anni, alla fine del 700, del 1700, e c'è una scena cardine che è quella della scuola, dell'insegnamento, in cui Jim spiega agli altri suoi amici e compagni di sfiga storica, che sono nati neri e schiavi, come parlare. Cioè i neri si creano uno slang, un inglese volutamente più ignorante, volutamente più gerghizzato, ghettizzato, diverso dall'inglese standard, dall'inglese più comune che parlano bianchi. Si creano un inglese storpiato, un inglese sgrammaticato, e lo fanno volutamente, perché poi Jim in molte altre scene, e fa ridere perché Huckleberry Finn a un certo punto se ne accorge, Jim in realtà sa parlare benissimo, sa parlare meglio l'inglese dello stesso Huckleberry, però i neri devono avere, per salvarsi la vita, lo dice Jim stesso, devono avere quell'aura di sottomissione. È meglio far credere che non sei intelligente a un bianco, perché in ogni caso le conseguenze le paghi sempre tu. Se sei supponente, se pensano che sei più furbo di loro, in ogni caso le conseguenze le paghi tu, e sono care, sono gravi, e non hai modo di riscattarti. Quindi è meglio far credere che sei superstizioso, che sei ignorante, nonostante Jim legga tantissimi libri, abbia anche apparizioni con Voltaire e Rousseau,
Però devi autocrearsi, è come se è come se ci si autocreassero questa lingua, questo inglese storpiato, che poi è diventato parte anche dello slang afroamericano, come modo per differenziarsi, che alla fine, che all'epoca era un modo per salvarsi la pelle, per creare una differenziazione imposta e autovoluta, e poi è diventato un modo per riprendere le proprie radici. Vi faccio qualche esempio per farvi capire. Ad esempio, capitolo 1, James dice Would that there in the dark like that? E dovete anche, cioè quando lo leggete vi rendete conto anche dell'inglese che è storpiato come se fosse un dialetto africano scritto in questa maniera, no? Would that there in the dark like that, che dovrebbe essere invece Who is there in the dark like that, no? È un inglese volutamente storpiato. Altro esempio, anche qua no, è storpiato, che dovrebbe in un inglese standard dovrebbe essere What I have to do with a book, no? E invece è storpiato. Notate che è sgrammaticato sia dal punto di vista dei verbi, che dovrebbero essere al presente e sono al passato, poi dal punto di vista della F, della TH che viene scritta come F, ed è che è tutto storpiato volutamente il linguaggio inglese. L'esempio più bello però è il verbo essere. Vedete che qua dice I's a slave. Praticamente per la prima persona singolare in inglese bisognerebbe usare, come alcuni di voi sapranno, I am, ma invece nello sgrammaticato inglese afroamericano da schiavo che non ha potuto studiare, non ha avuto una scuola, per la prima persona, per tutte le persone in realtà viene usato il verbo is, che dovrebbe essere usato solo per la terza persona singolare. E notate che ogni volta che dice, invece di dire I am, Jim e gli altri schiavi neri dicono I is, che è ovviamente sbagliato, è sbagliata proprio la persona e la coniugazione. Ma allo stesso tempo la scena di Jim che insegna agli altri schiavi neri questo inglese black è bellissimo perché fa capire come sia un modo per storpiare la lingua, sgrammaticare la lingua, no? È un modo per notare, cioè mettere in chiaro che siamo inferiori, siamo ignoranti, mentre molto spesso lo si nota nella contrapposizione Jim contro Huckleberry Finn, in realtà quello che non legge niente, che è più ignorante è Huckleberry, no? È il ragazzino bianco che potrebbe avere più possibilità, mentre quello che se vuole sa parlare l'inglese e anche con una certa dovizia letteraria, con certi termini più aulici e ricercati, è proprio lo schiavo nero Jim. Altro esempio bellissimo è il passato, no? Molto spesso Jim dice I thinked invece di I thought, che mette la ed, no, che dovrebbe servire per il past simple, il passato semplice. Io pensavo, invece dovrebbe usare thought, perché è un verbo irregolare, ma non sapendo i verbi irregolari usano l'ed finale per i passati ogni volta. Cioè, è bello perché c'è proprio una ricostruzione di quello che era l'inglese storico, l'inglese antico del 1700, parlato proprio in maniera slang, in maniera gergale e dialettale dagli schiavi afroamericani. Quindi la lingua diventa fondamentale per capire tutto il fulcro del libro. È tutta una questione di lenti, è tutta una questione di ottica, la letteratura. Noi prendiamo quello che ci viene tramandato, quello che la letteratura e i libri ci danno, ma molto spesso ci dimentichiamo che ci sono altre angolazioni da cui vedere la storia. Ed è molto bello, in questo senso non è solo una scoppiazzatura, non è solo un remake fatto tanto per essere fatto, è un remake pensato in maniera postmoderna e woke culture positivo, perché ti fa vedere le cose da un altro punto di vista, in maniera crudele, in maniera orrorifica, in maniera divertente, buffa, dolce anche, perché è dolce il rapporto tra Jim ed Huckleberry, nonostante le loro differenze enormi per forza di cose, perché uno è bianco e l'altro è nero, uno è libero e l'altro è uno schiavo, le differenze sono enormi, i pericoli che corre Jim sono tremendamente più alti di quelli che corre, un senso più profondo di dover guardare le cose in maniera più larga, con un campo più ampio.
e quindi è un libro che sicuramente crea una spaccatura, una virgola nella letteratura, è fichissimo, è divertente, tragico da leggere. È un libro che sicuramente tra i migliori del 2024, ma che per la letteratura americana è qualcosa di importante, qualcosa che stimola a vedere anche la letteratura come un processo evolutivo in qualche modo. Ci ricordiamo sempre che la letteratura va avanti, si evolve, ma parte sempre da quello che c'è stato scritto prima, da quello che c'era prima. I classici sono i mattoni, le basi fondamentali con cui noi cresciamo, in cui quello che è stato scritto dagli esseri umani prima è quello su cui si baseranno gli esseri umani che scriveranno domani, e quindi bisogna sempre buttare la testa indietro per poter guardare in avanti in qualche modo, e questo è un modo divertente di farlo, un remake abbastanza originale nel suo modo di essere pensato. E quindi voilà, James D. James D. Percival Everett.